I genitori possono maledire i figli? E se li maledicono, questi figli veramente possono passare tanti guai, tante sofferenze? Ecco, vogliamo rispondere in base a quello che dice la Bibbia e in base anche alle esperienze di vita. Ecco, noi viviamo in contesti ormai desacralizzati, poco o niente religiosi, con pochissime persone che osservano i comandamenti e che vanno anche a messa. Ma una cosa è certa, se si chiede che cosa dice il quarto comandamento, tutti, anche quelli più lontani, anche quelli più analfabeti sotto il punto di vista delle conoscenze religiose, ti dicono onora il padre e la madre. È perché nella Bibbia, appunto, ci sono molte esortazioni a rispettare i genitori, soprattutto quando i genitori sono anziani, sono ammalati, eccetera, eccetera. In Israele la benedizione del patriarca Abramo, Isacco, Giacobbe, quando stava per morire, era molto ambita, molto desiderata dai figli. Allora, se la benedizione era ambita, che significa? Che la maledizione era temuta? La maledizione dei genitori può essere reale? E la domanda è questa: se tutti e due i genitori, uno dei due, maledisse un figlio, veramente ci possono essere degli effetti perniciosi? Allora, dobbiamo fare delle distinzioni. Innanzitutto, se la maledizione viene provocata dalla mancanza grave di carità, cioè di amore e di rispetto verso i genitori, oppure viene causata da una mancanza grave negli obblighi di giustizia verso i genitori, allora c'è da temere che questa maledizione influisca pesantemente nella vita del figlio o dei figli. È chiaro che si chiede sempre ai genitori di non lasciarsi vincere dall'ira, dall'emozionalità e di non lasciarsi mai sfuggire parole dalla bocca di maledizione. Tuttavia qualche volta la sofferenza del corpo e dello spirito a causa dei peccati dei figli è talmente grande che anche dei bravi genitori purtroppo superano i limiti della sopportazione, sono esasperati e provocano la maledizione. Certe volte questa maledizione può essere generica, altre volte è dettagliata e precisa. Allora, la convalida della maledizione da parte di Dio esiste, la Bibbia parla chiaramente, e Dio non maledice, però c'è un'esigenza di giustizia che tende a ripristinare l'ordine della vita familiare, che è purtroppo in qualche modo è turbato dalla condotta riprovevole dei figli. Allora dice il Siracide: chi abbandona il padre è come una bestia, chi insulta la madre è maledetto dal Signore. Quindi chi insulta la madre è maledetto dal Signore. Quindi bisogna fare attenzione quando effettivamente i figli maltrattano gravissimamente i genitori. Poi se invece le maledizioni dei genitori fossero lanciate solamente per una deprecabile abitudine ad esprimersi in una maniera impropria, con poco padroneggiamento della lingua, i figli certamente devono sentirsi rattristati, amareggiati per il modo di parlare dei propri genitori, però devono essere sereni, cioè non succede niente di male. Ugualmente se magari le mancanze di cui si sono resi colpevoli sono leggere, sono veniali. Facciamo un esempio molto classico, no? Dopo pranzo la figlia sta lavando i piatti e mentre lava i piatti gli scivola da mano un bicchiere e si rompe. E magari la mamma maledice la figlia: devi passare tanti guai, devi morire uccisa. Oppure noi che siamo del sud abbiamo queste espressioni colorite: e to sangue, e to veleno, no? È chiaro che non succede niente, anche perché non c'è alcun rapporto tra rompere un bicchiere che vale 50 centesimi, anche di meno, con addirittura la morte, oppure avere una vita di sofferenze. Ecco, una considerazione a parte merita il problema della scelta del partner da parte dei figli. Tante volte, io l'ho sperimentato conoscendo e frequentando tantissime persone, tante volte i genitori non sono contenti
della persona che il figlio o la figlia decidono di sposare. Allora anche qui bisogna fare dei distinguo. I genitori tante volte hanno la grazia di stato da Dio, hanno una capacità di discernimento, capiscono che quella persona non è adatta al figlio. Proprio qualche tempo fa io parlavo con dei genitori i quali mi dicevano: non è tanto perché questa ragazza ha 9-10 anni più di mio figlio, non è questo il motivo, anche perché, come dire, l'anima non invecchia. Il problema è che questa ragazza, abbiamo sperimentato, ha uno spirito di Jezabele, cioè c'ha uno spirito di dominio, non ha alcun rispetto di alcuna autorità, è una persona manipolatrice, è una persona dominante, è una persona arrogante, prepotente, e certamente mio figlio con una donna del genere sarà sotto i suoi piedi, sarà schiacciato, sarà sottomesso, sarà anche infelice, ok? Certe volte io lo vedo, magari la ragazza si innamora di un ragazzo che ha problemi di dipendenza dalla droga oppure dall'alcol. Allora i genitori dicono: figlia mia, non avere la vocazione a fare la croce rossina, e questo ragazzo prima si deve disintossicare e poi vediamo. E magari la ragazza decide lo stesso di mettersi con una persona che ha tutti questi problemi. È chiaro che la convivenza o il matrimonio andrà malissimo, no? Ecco. Allora, altre volte invece io noto che ci sono delle motivazioni non nobili. Un padre e una madre non vogliono quel partner, che magari quel partner è un operaio e guadagna 1.000 euro, anche di meno al mese, e magari c'è, che ne so, un medico oppure c'è un farmacista, c'è una persona molto benestante che corteggia la figlia, e i genitori vorrebbero appunto che la figlia si mettesse con uno che ha i soldi. Oppure certe volte ci sono delle antipatie, no? Che ne so, mia figlia è alta 1,85 m, il fidanzato è alto 1,55 m, che fanno? L'articolo IL, sono ridicoli? Quando escono, chi dei due si deve mettere i tacchi? Ok? Oppure ci possono essere delle antipatie vecchie tra famiglie e famiglie, ecco, però non c'è una vera motivazione per ostacolare questo amore, quindi eventuali maledizioni non possono colpire assolutamente. Ci sono però purtroppo anche dei genitori che maledicono i figli, e lì non è l'angelo della giustizia che interviene, lì purtroppo sono gli angeli cattivi, sono i demoni. Ecco, allora insieme al carismatico Pino Sciarrino io ho fatto questo bel libro, Preghiere di guarigione e liberazione nella malattia. Con Pino abbiamo fatto molti libri su queste tematiche della guarigione e della liberazione, e Pino a pagina 121 ha fatto preghiera di benedizione verso i cattivi genitori. Quindi Gesù dice: benedite, non maledite. Ecco, allora se questo semplice intervento, dove abbiamo detto qualcosa della Bibbia e anche qualche cosina della mia esperienza, vi è piaciuto, mettete un like. Arrivederci e che Dio ci benedica.